Bentrovati ragazzi, buongiorno, è mattina da me e fuori c'è la nebbia, però qui in studio si lavora sempre. Allora, oggi dobbiamo fare il 12° tutorial e vediamo la basetta fluviale. Per fare la basetta fluviale utilizzeremo un tipo di basetta tonda particolare che ho trovato su Green Stuff, è uno degli sponsor, quindi vi dico chiaramente che potete andare a cercare sul link che vedete sottostante il video. Tutti i prodotti della Green Stuff sono fatti apposta per l'hobby, io non ci guadagno niente, però mi mandano le cose con un po' di sconto e potete avere uno sconto anche voi. Se scrivete Pain, scritto P, il mio cognome Paine 10, avete uno sconto del 10% ulteriore sul carrello, quindi è un vantaggio che dà a tutte e due, insomma, voi che guardate il video, a io che utilizzo i prodotti, e quindi direi che è buono così. Poi tra l'altro Green Stuff l'avevo sempre utilizzata perché è l'unico posto dove trovo tutto quello che serve. Quindi detto questo, vi faccio vedere queste basette che sono praticamente incavate e sono molto comode per fare appunto le basette fluviali piuttosto che le pozzanghere, eccetera eccetera. Ci vediamo tra poco dopo la sigla. Ecco qua ragazzi, come sempre prodotti al top, nel senso che utilizziamo i prodotti più adeguati e ovviamente tutto quello che vi faccio vedere lo potete fare anche in altri modi, anche sulla basetta normale. Diciamo che l'unica differenza è che mentre la basetta normale dovrete voi rialzare, praticamente come vedete su questa basetta piatta, l'unico modo è rialzare in qualche modo il terreno, quindi fare voi con la pietra pomice o con la sabbia o con il Battlemire, lo Sterland, la Grellan della Citadel, alzare in modo tale che poi ci faccia il buco per riuscire a mettere l'acqua e fare una pozza, no? Mentre in questo caso noi abbiamo praticamente già la basetta incavata e l'incavatura della basetta ci permette ovviamente di andare a lavorare verso l'interno. Quindi metteremo un po' di terra intorno e faremo l'acqua. Allora, quello che ci serve ora è creare una base. Dunque, i punti sono due, diciamo. Uno è che la base dovete scegliere di che colore farla. Si può fare tutto in trasparenza e quindi fare una semplicissima basetta che potrebbe essere fatta di terreno, ma anche per esempio come quella che abbiamo fatto di fango, eccola qui, e ovviamente poi sopra coprire completamente. Si vedrebbe ovviamente tutta la terra completamente ricoperta d'acqua o l'acqua cristallina e trasparente. Se volete fare un effetto un po' più bluastro conviene colorare la sabbia. A questo punto però, per velocizzare le cose, dipende anche da che cosa utilizziamo. Allora, adesso io metterò un pochino di vediamo a Grellan, vediamo se vediamo un po' il, ecco, io utilizzerei questo che è il Battleland, questo è il Badland, scusate. Il Badland praticamente è proprio sabbia mescolata a terra chiara. L'unica cosa è che dobbiamo stare attenti appunto a quanta metterne, cioè poca, perché dobbiamo asciugarla in maniera abbastanza veloce e ci interessa soprattutto ricoprire e basta la basetta per avere un minimo di terreno. Quindi io ne metto un pochina, ecco qua, e la stendo un po' dappertutto in modo tale che vada a andare sui bordi. Non ne metto troppa, mi basta praticamente texturizzare il fondo, vedete, perché quello che ci interessa a noi poi sarà colorarla di sfumature dal diciamo verde al soprattutto azzurro, per dare all'acqua quella connotazione che ha tipica della trasparenza azzurrina, no? Quindi io vado a mettere pochissimo di questo terreno che mi serve praticamente per avere un minimo di texture
da poter poi dry brushare, che mi diano con i sassini, con diciamo la sabbietta, mi dia un minimo di altezza e idea di profondità con le luci e le ombre. Quindi vado a stendere lungo tutto il bordo e coloro il fondo. Tra le altre, un'altra tecnica molto interessante potrebbe essere colorare il terreno così com'è, facendolo praticamente appunto abbastanza chiaro, e mettere un pochino di inchiostro blu insieme alla resina. A quel punto la resina diventa azzurrognola e mi permette di avere questo effetto trasparenza che fa a quel punto quasi naturale, nel senso che a quel punto è veramente l'acqua che è azzurrina e si vede la profondità, ma va detto anche che non è propriamente quello che succede in natura, nel senso che in natura la colorazione viene data dal cielo che si riflette praticamente all'interno, infatti il colore dell'acqua cambia a seconda del tempo, no? E quindi insomma dovete scegliere un po' voi, però vedete adesso quando ho una base del genere io sono già abbastanza tranquillo, dopodiché vado a colorarla e soprattutto adesso che andiamo a fare il tutorial, scusate il braccio, e chiaramente non sto 200 ore ad aspettare, e questo vale anche per voi perché ovviamente siete un po' più veloci e potete andare più rapidamente. Diciamo che la cosa buona ora è attaccarla anche volendo all'holder e a quel punto andare a lavorarla anche con un phon per aiutarla ad asciugarsi, quindi ci vediamo fra poco. Dunque, passaggio intermedio importante. Prima di colorare la basetta, che come vedete si è asciugata con il phon, praticamente io l'ho asciugata sulla pompa di calore che sta tirando fuori aria calda e quindi praticamente in pochissimo l'ho asciugata. I bits in questa basetta la fanno un po' da padrona. Io ho tagliato dei pezzi di una basetta quadrata di Seaboard Miniatures, fa molti nani, io sono appassionato di nani, ovviamente ho presente un sacco di queste basette perché quando ti manda le miniature te le manda con queste basette runiche, vedi che sono scolpite, quadrate. Io le metto tutte tonde, quindi ho una caterva di rune quadrate da tagliare e le uso come bits che andrò ad appoggiare sul fondo. E poi ho preso una lancia dei Goblin, che sono acerrimi nemici, che metterò in questo modo qui incollata quando l'avrò dipinta. Quindi la dipingo, la incastono praticamente dentro l'acqua, un po' che esce, un po' che sta sotto acqua, praticamente la farò uscire fuori dalla basetta, anche se qui ovviamente stiamo facendo una basetta scenica che potrebbe dare fastidio alle altre, ma siccome nel gioco con le basette tonde le miniature possono stare abbastanza distanziate, in questo caso ci sta. E qui verrà fuori praticamente una lancia che esce fuori dall'acqua ben sommersa fino a qua, e da qui farò l'effetto dell'acqua che sta intorno praticamente alla lancia. Quindi ora cosa faccio? Vado a dare il nero a queste 3-4 pezzettini di bits e dopodiché, che sono questi, eccoli qua, voi così li vedete, e niente, dopodiché praticamente coloriamo i bits e poi coloriamo la base che intanto lascio asciugare sempre di più per alla fine mettere tutto insieme. Cosa succede? Ultima raccomandazione prima di farlo: quando voi andate a colorare diciamo i bits, in questo caso, solo in questo caso, potete anche incollarli una volta colorati, perché tanto se la colla rimane con quell'effetto bagnato sotto non è un problema, perché verrà tutto sommerso dalla resina. Quindi ci vediamo tra poco, non appena avrò dato il nero diciamo ai bits, li coloriamo velocemente e li appoggiamo all'interno della basetta colorata anche io. Dunque ora ho dato il nero ai bits e quindi adesso li coloriamo, facciamo roccia e metallo ovviamente con il bastone marrone, e qui invece guardate li stavo usando per separare dal nero per fare veloce, e ho questo stuzzicadente che praticamente ha alla base il rosso, perché l'altro giorno ho aperto un colore rosso. Mi è venuto in mente che siccome mi voglio far vedere la profondità dell'acqua e quindi più di uno strato di resina indurito uno sopra l'altro, che farà sì che ci siano degli strati di mezzadria diciamo, che permettono di vedere la profondità, pensavo di fare dei pescetti rossi. Allora con quello do un dry brush arancione, lo facciamo mentre chiacchiero così nel frattempo si asciuga il resto. Con il dry brush arancione è una cavolata, però fa praticamente immediatamente pensare effettivamente ai pesci rossi. Allora io praticamente prendo
dopo vi faccio vedere in che modo, perché non è facile finché non si vede che capirlo. Allora, vediamo un pochino qua di mettere a posto questo, che nel frattempo mi fa rumore. Eccolo qua. Sto mescolando praticamente un Mars Orange della Scale, che mi servirà semplicemente, ma proprio leggero leggero, per dare un minimo di luci ai pescetti, che tanto non si vedranno praticamente, quindi anche qui sui bits non vi scalmanate troppo per diciamo colorare tutto alla perfezione, perché tanto andrà sotto acqua. Quindi ecco, qui sto facendo, vedete, il dry brush al rosso di legno. Dopo andrò praticamente a tagliare delle scheggette che metterò praticamente in gruppo, così sembreranno 2 o 3 pesci rossi. Allora, ecco qua. Ecco qua, dopo vediamo che effetto fa. Allora, mentre abbiamo già fatto questo, la basetta continuiamo a lasciarla asciugare, così più asciutta è meglio è, perché quando vado a fare il dry brush non rovino tutto. E parlando proprio di dry brush, mi prendo un altro pennellino adatto a e un bel metallo. A questo punto va bene un metallo medio, quindi andrebbe bene, guardate, anche addirittura un dry compound della Citadel, che vi permette di andare veloce, perché il dry ovviamente è già praticamente asciutto, come dicevamo l'altra volta. E vado a fare il mio dry brush solo ovviamente sul lato che mi interessa, ecco qua, lasciando un po' di nero sotto, incrociando il dry brush in modo tale che non si veda il segno della pennellata, e niente, lo lasciamo così e andiamo avanti. Qui addirittura sono ancora un pochino sul nero andante, ma non è un problema, tanto resta sotto questa parte qui, sta ancora asciugando addirittura. Allora, ecco qua, vedete, ho già praticamente fatto il metallo, lavo il pennello e sono a posto. Stessa cosa la andiamo a fare con i pezzi diciamo di pietra, chiamiamoli così. Quindi a questo punto cambio pennello, perché altrimenti giustamente mi va a non possiamo utilizzare il dry brush quando laviamo il pennello. Quindi il dry brush è uno di quei tipi di pennello che conviene sempre avere in più mandate, quindi più pennelli. Allora, vediamo un pochino un grigio che possa essere interessante. Direi un rainy gray, che abbiamo usato anche l'altro giorno per dare la base, e diamo una base di colorazione grigiastra a questi bits. Diciamo che qua mi servirebbe un pennello un po' più piccolo, quindi ora ce lo procuriamo all'istante e direi che sarà lui il nostro prediletto, che a questo punto è un Citadel Dry. Ok, io allora ho anche per esempio i fantastici Artis Opus per fare il dry brush, ma di solito li utilizzo quando faccio miniature un po' più grandi quando devo fare, scusatemi, una colorazione un po' particolare, tipo uno scudo o cose di questo genere, perché sono radiali. Mentre qui, che ho gli spigoli, mi va bene anche questo tipo di setola piatta, oppure questa che ormai è rovinata, vedete? Allora, mi prendo il mio grigio e vado a preparare il dry brush per i miei bits. Eccoli qua. Un dry brush rapido che dia colorazione e lasci un po' di nero sotto, in modo tale che si veda in questo caso il disegno, altrimenti che si vedano gli spigoli venire in fuori, perché deve sembrare una roccia, quindi deve essere spigolosa, e dovremo andare poi a saturarla. Come sempre vi dico, più bianco mettete più saturate, in questo caso saturate tantissimo, la pietra va proprio mandata in saturazione. Vedete che effetto fa anche la parte della resina che ho rotto, che bello che viene fuori, sembra proprio roccia. Allora a questo punto io l'attaccherò così, in modo che a questo punto venga fuori e si vede dall'altra parte che è magari una rovina antica che è finita in acqua. Allora questa è una. Qui diciamo che non è nemmeno facile dipingerle perché sono piccolissime, ma potrebbe essere interessante comunque metterle sotto acqua, quindi le vado a dipingere. Allora mi prendo un altro po' di colore, poco. Qui veramente si lavora, ragazzi, sui micron, cioè avete veramente cose piccole, quindi pochissimo colore, non sprecate, che tanto non serve. E avanti, vediamo un pochino qui, addirittura qui non servirebbe nemmeno il bianco, perché è già talmente saturo così. Guardate che questo è a posto. Qui gli diamo un'altra mano,
così già iniziamo a schiarire, e già abbiamo due colorazioni perché la prima ha sfruttato il nero che c'era alla base che l'ha scurita molto, vedete? Ecco qua, voilà. Adesso lavo il pennello, metto a posto il mio grigio e ci vediamo per la seconda. Anzi, io vado avanti qua senza che stacco il video, tanto insomma siamo abbastanza veloci, quindi credo che non sarà necessario insomma saltare. Prendo un altro pennello dry asciutto e quindi a questo punto lavo l'altro e lo metto a posto, mi prendo il bianco e do i colpi che vi dicevo di saturazione alla pietra. Qui diciamo che la parte bella ovviamente è quando mettete la resina, no? Ma la parte importante è tutta la preparazione della basetta, ovviamente. Quindi bianco, andiamo a prendere il nostro pennello di dry brush asciutto, ci mettiamo sopra il nostro bianco e andiamo a saturare i pezzi di bizzeffe. Sposto questo così vedete un po' meglio. Questo è un classico dry brush, vedete, per fare la roccia. Qua addirittura io non sto aspettando, farò un tutorial sulle rocce a breve con un pezzo da 90 che mi è stato regalato per Natale, quindi adesso quando lo aprirò vi farò vedere che pezzo da 90 mi sta arrivando e che razza di rocce verranno fuori lì. Però non vi anticipo niente perché merita un unboxing e soprattutto una review, è un pezzettone veramente. Dove ci sono molte rocce, quindi vi farò vedere. E diciamo che qui invece quello che mi interessa, appunto dicevo, è che non occorre neanche che lascio asciugare troppo il colore, perché tanto insomma siamo sotto acqua e la maggior parte di questi pezzi verranno sommersi. Ecco qua, qui, e sommersi soprattutto con una colorazione, perché vi ho detto che andrò a mettere un leggero azzurrino all'interno della resina e quindi chiaramente a quel punto vado a coprire quello che ho fatto qua, no? E allora do dei bei colpi di bianco, perché dopo quei colpi di bianco saranno quelli che si vedranno sul fondale, ok? Allora qui ci siamo. Adesso lavo che questo pennello dry brush e torno sul primo che ho utilizzato, che vado ad asciugare comunque bene, in modo tale che ho fatto un giro di pennelli dry brush che mi permette di utilizzare il primo abbastanza asciutto, ok? Quindi adesso vado a prendermi di nuovo il primo dry brush che avevo usato, giro la carta in modo tale che non vado a sporcare il pennello e vado ad asciugarlo il più possibile, stando anche attento a non rovinarlo. Quindi lo prendo, lo strizzo praticamente fra due dita e guardo e controllo che il pelo sia abbastanza asciutto. Allora, fatto questo, andrei a dare degli ultimi colpettini di metallo alla diciamo alla lancia del Goblin e gli diamo anche magari il marrone e, quando è asciutto, un peletto di wash nero, giusto per essere pignoli. La lancia verrà fuori anche dalla basetta, quindi ha bisogno di essere un po' più colorata. Prendiamo uno speed metal della Metal Alchemy, che può essere in questo caso il vecchio chainmail della Citadel, che adesso non mi ricordo come si chiama con il nome nuovo, ma comunque è un metallo molto chiaro che serve proprio a dare colpi di luce, ok? E basta, praticamente fatto questo abbiamo i nostri bits pronti. Prenderemo dei pezzettini di pescetto rosso e li metteremo all'interno. Allora, questo possiamo anche levarlo. Perfetto. Sto mescolando mentre chiacchiero, per quello sto chiacchierando. Allora, questo dovrebbe essere un colore nuovo se non sbaglio, quindi vado a bucarlo. Olle. Eccolo qui. Andiamo a metterlo sul fondo. Guardate, questo è veramente chiaro, quindi qui bisogna stare proprio attenti. Nel frattempo asciugo il retro dello stuzzicadente con cui ho aperto il colore, altrimenti poi il rosso rischia di sporcarsi. Cercate, se è possibile, di lavorare il più pulito possibile. Allora, questo è un argento chiarissimo che serve proprio a dare le luci, quindi molto asciutto. Vado a darlo spolverando veramente tanto, in modo tale che mi resti parecchio di quello che c'era sotto. Indugiate magari un po' di più qui sui tagli, in modo tale che si veda di più. Sotto non serve. E voilà, adesso con il resto lo facciamo
praticamente con la wash del Null Oil. Vado di nuovo a, vedete, asciugarmi il colore, mi prendo un base della Citadel Tondia Brown e vado a dare una mano velocissima al manico della lancia, anche col pennello dry brush non è un problema. Eccolo qui, la lancia ormai sarà già asciutta, quindi non è un problema. Gli do una base marrone diciamo che nell'acqua, a essere precisi, il metallo sicuramente dei goblin scadente, almeno che non abbiano rubato una lancia agli elfi, dovrebbe essere un metallo arrugginito, quindi potremmo dare una bella mano di Typhus. Scusate se mi alzo un secondo, prendo il Typhus. Il Typhus è un technical eccezionale, Corrosion si chiama, Typhus Corrosion, è un technical fantastico che serve a imitare la corrosione della ruggine. Quindi mettete una base di Typhus sopra, dry brushate leggerissimo con l'arancione o con appunto un effetto ruggine fatto apposito e siete a posto, avete fatto praticamente l'effetto ruggine, cosa che vi farò vedere in un prossimo tutorial quando faremo una barricata magari degli orchi o una basetta di Necromunda eccetera eccetera. Vi farò vedere qualcosa di veramente arrugginito, lì ci si può veramente sbizzarrire. Comunque guardate cosa succede col Typhus. Allora prendete un po' di acqua, così diluite leggermente il Typhus e passate il Typhus sopra il pezzo che volete arrugginire. Ho dei chiodi qui, quindi glielo passo qui e poi magari nell'interno della lama, ecco qua, e lascio così. Adesso aspetto che si asciughi e do l'arancione sopra per simulare praticamente l'effetto ruggine. Ovviamente il Typhus, che all'inizio sembra marrone molto forte, va in realtà in trasparenza e rovina praticamente il metallo, che però sottostante si vede sempre. Oppure potete annacquarlo ancora di più per evitare che si veda troppo questo effetto. Ma adesso lasciamolo asciugare e poi lo vediamo. A tra poco. Eccolo qua, allora si è già asciugato. Diciamo un trick per il corrosion quando è asciutto, anche con l'unghia o con qualsiasi cosa avete di abbastanza duro, può essere qualsiasi cosa che trovate di rigido, andare leggermente a grattarlo sulle parti della punta in modo tale che vedete state praticamente facendo tornare la punta in risalto, e così anche i due bottoncini. Chiaramente in questo caso si potrebbe fare con un dry brush, ma vi assicuro che questo effetto che fate con la parte dura, ma che va benissimo proprio con l'unghia così, è un'altra cosa che vedete, vi dà già praticamente un'altra colorazione. Adesso non so se si vede benissimo in telecamera perché è un po' lontana, provo ad avvicinare ancora. Ecco, vedete che la parte in alto, diciamo centrale della lancia, ha proprio il metallo che torna fuori. Adesso noi gli diamo un effetto ruggine in modo tale che appunto sembri, riporto la camera a 3, eccoci qua, e niente, gli diamo una parte di arancione. Per l'arancione vorrei trovare un effetto proprio ruggine e a questo punto mi servo dell'Army Painter, che ha un dry rust che è veramente fantastico, è proprio un arancione fatto apposta per simulare la ruggine, ma ce l'avremmo volendo anche della Green Stuff. Ah, guardate, ce l'ho della Green Stuff nuovo e lo uso della Green Stuff nuovo, perché guardate, ce l'ho, allora, è praticamente la stessa cosa, solo che mentre quello dell'Army Painter è più, diciamo, colorato, è più colore che texture, di qua invece della Green Stuff ho preso il Rust Texture che non avevo ancora utilizzato, quindi gli diamo una mano di mescolanza o di mescolatura e vediamo com'è. Non l'ho usato nemmeno io, quindi pensate un po', e c'è di varie colorazioni. L'ho preso sia scuro, eccolo qui, che chiaro. In questo caso potrebbe essere interessante farlo, diciamo, direttamente chiaro, ma vediamo un attimino com'è, così guardiamo insieme di cosa stiamo parlando. Vedete, questo è proprio
molto vicino al diciamo al Typhoon che abbiamo utilizzato. Ne prendiamo pochissimo e ci facciamo un dry brush sopra il Typhus, leggero, rapidissimo, in modo tale che resti un pochino, e lo lasciate lì, ok? E questo vi aiuta a creare l'ombra della ruggine. Dopodiché prendete l'altro, che addirittura qua è nuovo, se lo sto aprendo per la prima volta, e questa è proprio la ruggine. Quindi qui prendete il vostro colore, vado a pulirmi il pennello da quello di prima. Allora, anche qui siamo allo stesso discorso del Typhus. C'è una texture all'interno fatta probabilmente con la sabbia che mi permette di simulare un pochino qualche incrostazione. Quindi leggerissimo, vado sopra e do queste mani di arancione. Posso esagerare in certi punti per far vedere proprio che si è arrugginito, magari sulle punte, senza mattire, ragazzi, perché tanto ovviamente stiamo parlando di cose che poi rimarranno sotto acqua, però l'effetto me lo fa. Ovviamente anche questi, per vedere l'effetto definitivo, bisogna lasciarli asciugare, perché danno il meglio di loro quando sono asciutti, ovviamente non quando sono bagnati. Quindi non vi preoccupate se vedete troppo arancione all'inizio, perché quando vanno ad asciugare sono decisamente meglio. Ci vediamo fra un... Ecco qua la nostra lancia arrugginita, come vedete il colore che si è incrostato, e guardate che effetto fa, sembra proprio ruggine, no? Adesso io gli do solamente degli ultimi colpettini di argento, in modo tale che sembri proprio arrivata ad avere proprio dei colpi superficialissimi, ma non proprio d'argento. Direi di recuperare il trash metal di prima, che tra le altre abbiamo già mescolato e dovremo avere quindi sul tavolo. No, scusate, non è il trash ma l'heavy metal, è un altro, è leggermente più chiaro, che mi darà dei colpettini di luce finali. Qui devono essere veramente asciutti, quindi occhio al pennello, occhio a quanto ne avete sul pennello di colore, leggeri leggeri, i chiodini li fate tornare a essere, come vedete, un po' più in superficie, e le punte, e voilà, questa è la lancia arrugginita con i suoi colpettini. Adesso direi che l'ultimo proprio pignoleria, siccome vedo che ha fatto un po' troppo effetto incrostazione qui, è dargli un colpettino di Agrax, che è perfetto ovviamente per la ruggine, e con l'Agrax vado a ritoccare e a sfumare questa parte qua. Perché lo sto facendo? Perché questa parte qui è quella che poi si vedrà di più sulla basetta, quindi in realtà qui un minimo di attenzione alla colorazione la devo dare, altrimenti poi dopo si vede. Allora l'Agrax va a mescolarmi un pochino il salto che c'è fra l'argento che è rimasto alla base, proprio il metallo, e la ruggine. Ovviamente ora asciugato anche questo andrà a sfumare e abbiamo praticamente finito la nostra lancia. Fatto questo, diciamo che il bianco è a posto, direi che possiamo pensare alla basetta, mentre queste cosine si mettono a posto. Abbiamo i nostri pesci rossi, i nostri sassi, la nostra lancia arrugginita. Ora non dobbiamo fare altro che dipingere il fondo, diciamo, della nostra basetta, e per dipingere il fondo della basetta prenderei, vediamo un po' se ho, eccolo qua, prendiamo il dry brush un po' più grandino, così lo facciamo in un attimo, e ci prendiamo una colorazione chiara, che può essere il tar brown, in questo caso della Scale, ma ovviamente tutto quello che trovate di abbastanza chiaro, che dà sull'osso della, anche della Citadel, può essere per esempio un Karak, sto guardando adesso altri colori che ho simili, c'è anche il Terminatus Stone che è molto carino, che potete utilizzare. Quindi ovviamente come sempre andate a gusto e a sfumatura di colore, senza scalmanarvi troppo sui colori che utilizzo io, cioè nel senso che
Vi posso fare anche un elenco se volete nei commenti dei colori che ho utilizzato, ma sto andando molto a braccio, quindi questa è una cosa che vi direi di imparare a fare il più velocemente possibile, cioè scegliere il colore a braccio in base alla sfumatura che avete davanti, senza per forza dover avere gli schemini. Gli schemini li dà la Games Workshop all'inizio, all'interno delle scatole o dietro le scatole, perché giustamente è la prima volta magari che prendete qualcosa e giustamente considerano che non sapete nemmeno come fare a iniziare, ma quando già dipingete sapete che da un blu si va verso l'azzurro o si va verso il nero e via così, il rosso andrà verso l'arancione giallo e via così. Ecco qua, diamo una dry brushata veloce all'interno, facendo risaltare semplicemente le punte, cioè tutte quelle sporgenze che ho, che mi ha dato la texture del nostro Agrellan, che è fantastico, guardate che roba, e praticamente avete un fondale leggermente variopinto, ok? Adesso mi vado a lavare il mio pennello, asciughiamo il pennello e cominciamo a comporre la basetta. Dunque direi che questa roccia la possiamo mettere in questo modo. Uso anche qui la colla a gel, sempre anche qui potete utilizzare la ciolla clinica normale. La gel mi aiuta perché posiziona e tiene in posizione la pietra in questo caso, e la nostra lancia. La lancia, piuttosto che metterla nella stessa direzione della pietra, la sposto, ok? E prendo le misure, sarà qui e qui, quindi metterò un pochino di gel qua sotto e un pochino di gel qui. Ed ecco qua. La nostra lancia è rimasta sotto la basetta. Adesso prendiamo un minimo di questi rossi, che da attaccare non sarà facilissimo perché dovrò mettere una goccia per forza di gel sulla base, e la facciamo subito. Tocco leggermente la base e ci metto dei peletti eccolo là, vado a posizionarlo e simula un pochino il pescetto. Se riuscite, non è facilissimo, farne un altro accanto potrebbe essere utile. Io prendo le pinzette e l'abbiamo perso, e quindi niente pescetto rosso. No, adesso vediamo. Allora, qui me ne metto un altro, ma non cade. Vedete, quando lavorate così in miniatura è un disastro, Adesso vedete, qua ne ho un altro che si è messo e ne metterei un altro qua dietro, in modo tale che si capisca che sono pescetti, perché poi in profondità si vedrà poco. Quindi vado a prendermi un altro pezzettino di legno, eccolo qui, e me lo piazzo di qua. Con pochissima colla. Eccolo qui, e l'abbiamo piazzato. Quindi qui abbiamo questa colorazione che tra l'altro stacca il colore, c'è sempre bisogno di staccare, quindi quando è tutto molto inserito e dal marrone dà al metallo, però è arrugginito, quindi da marrone arancione, anche lì la roccia stacca abbastanza ma non del tutto. La cosa importante è dare delle connotazioni di stacco forte. Direi di non esagerare, quindi le altre due pietrine me le tengo per un'altra volta, e potremmo mettere per esempio delle foglie. A questo punto le foglie le appoggio, perché tanto poi la resina farà il resto incastonandole dentro. Ne prendo tipo una, vediamo un po', perché altrimenti poi si capisce sempre poco che sono foglie. Queste foglie, ragazzi, vi ho detto che nell'altro tutorial le ho tirate fuori con il tamponcino che le taglia, e dalle foglie vere che ho in parco. Guardate che bellezza. Quindi queste sono foglie originali del parco di Villa Malvolti. Guardate un po' che bellezza che è qua. Questa la mettete così
un'altra accanto, e soprattutto sarà bello vederle sopra le foglie, perché quando sono cadute dall'albero finiscono sull'acqua, prima di pesare perché diventano troppo grosse, sarà bello vederle inserite. Comunque queste le inseriamo nella diciamo nella basetta dopo, allora, perché ovviamente la resina le andrà a coprire. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? La nostra pinzetta la mettiamo via e andiamo a capire cosa fare con la resina. Allora, la resina, la prima potremmo metterla anche completamente trasparente per coprire semplicemente coprire semplicemente, diciamo, la basetta. Quindi vado a prendermi la resina pura, così com'è, la mescoliamo un pochino così si sveglia, perché questa qua è quella che abbiamo usato anche nell'episodio di ieri, è molto rigida. Allora, cominciamo a coprire la nostra basetta di resina. E avanti. Questa resina rimane liquida finché la luce solare non fa il suo mestiere. Se non c'è luce solare, la imitate con la lampada uva, che adesso utilizziamo quando siamo a posto e siamo sicuri che la resina è dove vogliamo noi. Allora, un primo strato così, e andiamo a chiudere e andiamo a solidificare la resina. Quindi io metto sopra i raggi UVA o la lascio esposta al sole e diventa in meno di 2 minuti rigida, ok? Adesso cosa facciamo? Guardate, prendiamo di nuovo un pescetto rosso e li facciamo cadere sopra. Poi delle foglie con la nostra pinzettina e li facciamo cadere sopra. Ma è già rigida, quindi se volete incastrarle, ovviamente prima di rigidirla fate questa cosa. Scusate se sto zitto, ma è un momento topico. Ecco qua. Allora, adesso cosa facciamo? Prendiamo una resina diversa, che è quella praticamente, allora possiamo usare la stessa e coprire tutto, ma ho questa qui che rimane praticamente più liquida, ma mettendola sopra questa mi permette di colorare. Allora io cosa faccio? Prendo uno dei miei contenitori dove posso colorare, che potrebbero essere appunto le pannette per esempio per il caffè, e metto un pochino di still water all'interno. Ecco qua, anche un po' di più. Questa, ragazzi, non indurisce, quindi cioè, ci mette molto di più. Adesso proverò anche con la luce solare, ma non credo, in realtà dovrebbe rimanere abbastanza tranquilla. Prendo un inchiostro che può essere per esempio il blu, e qui bisogna, è un intense cyan, questo è proprio un inchiostro, e gli do solo una gocciolina e vediamo che succede. Se è troppo scuro rinunciamo e proviamo con qualcos'altro. Anche qui si va un pochino a sentimento. Quindi cosa succede? Io vado a mescolare, ma non è male, è parecchio azzurrina, ma non è male. Ok, e adesso vado a versarla sopra. È abbastanza scura, ma quello che volevo era una connotazione abbastanza appunto azzurrognola, quindi cosa faccio? Aggiungo semplicemente un po' di resina in modo tale che mi diventi più trasparente. Ok, metto a posto la resina, rimescolo
e ho la mia resina azzurrognola da mettere sopra e pian pianino me la faccio colare in giro e anche di qua. Dopodiché comincio a distribuirla. Le foglie che ho messo in seconda battuta e il pesce rosso che ho messo in seconda battuta rimarranno incastonate all'interno, ma a metà, cioè a mezzadria, come vi dicevo prima, ed è praticamente un effetto stupendo perché vedete posso spostarla un pochino all'interno della resina, ma siamo proprio sotto acqua. Attenzione a far andare la resina dappertutto. Qui a questo punto la nostra lancia viene sommersa ed ecco qua che cosa succede. Ovviamente adesso vedete avete una parte di dove c'è più blu, vi ha dato già la sfumatura lui, quindi qui stiamo lavorando praticamente con la resina colorata. Si può fare in altri modi, si può per esempio colorare il fondale e mettere sopra la trasparente, praticamente siamo alla stessa cosa. Allora provo a indurire, vediamo un pochino se questa indurisce, ma non credo. Ci vediamo fra un attimo per vedere l'effetto, per vedere gli ultimi colpi finali. Allora ragazzi, eccola qui, guardate che effetto che fa la basetta, me la metto ancora più vicino così vi faccio vedere in macro. Guardate che effetto che fa la trasparenza della resina, specialmente l'ultima mandata, quella con la colorazione azzurrognola, che a seconda di come la spostate, dove c'è più blu, più azzurro, dà molta più colorazione. La foglia, vedete, questa foglia qui, praticamente, vediamo se col dito riesco, eccolo qua, questa foglia qua è nel secondo strato, anche quella vicino alla lancia, e c'è un pescetto di qua che è nel secondo strato, che se andate a vedere in taglio, in profondità, vedete che sono in proporzioni, cioè in livelli diversi. Questo aiuta tantissimo a dare l'effetto profondità, ma vedete che già anche l'azzurro dà molto, no? Ecco qua, e questa è la nostra basetta. Allora, io chiudo i bordi neri e vi faccio vedere la showreel. Vi dico una cosa, se voi volete fare una basetta con l'acqua che non sia stagnante o comunque ferma come questa senza vento, ma tipo mare o con un po' di mosse, quando è completamente asciutta la resina prendete un dry brush, gli date dei colpetti solo da un lato a simulare la corrente che va a colpire la roccia e la lancia per esempio, e con un leggerissimo dry brush bianco puro fate praticamente la schiuma e l'effetto schiuma. Addirittura c'è un'ultima resina che vende sempre la Green Stuff che sto facendo arrivare, che praticamente è un gel che voi potete mettere sopra e gli date praticamente voi l'impressione delle onde, perché lo scolpite questo gel. Una volta scolpito mettete la lampadina uva, diventa duro in un attimo e siete a posto. Adesso ci vediamo ragazzi per il recap e poi show. Allora ragazzi, intanto vi ringrazio come sempre per essere rimasti con me. Siamo arrivati al numero 12, grazie soprattutto ai commenti, perché questo è merito vostro, la community è questo, no? Si può vedere insieme cosa fare. Questa è stata proprio una basetta che avete chiesto voi, effettivamente una volta finita mi sono reso conto che è bella e che avrei dovuto pensarci anch'io, ma non siamo tutti maghi e quindi giustamente la comunità è questo, è poter lavorare insieme, unire le forze e fare qualcosa insieme di bellissimo, o la condivisione delle idee che comunque crea qualcosa di nuovo, di bello. Quindi ragazzi vi ringrazio tantissimo, ci vediamo domani per la 13ª puntata, siamo ormai vicini a Natale e poi vi lascio alla showreel. A domani. Ciao.